Amici e amiche di Play with Prince, benvenuti o bentornati sul canale. Una delle feste preferite da molti è quella di Halloween. Sarà per la sua atmosfera inquietante, per il fatidico dolcetto scherzetto o per i suoi spaventosissimi travestimenti. Ma per coloro che preferiscono celebrarla con del buon gaming a tema, ecco a voi 5 immancabili videogiochi o saghe videoludiche che non potete non giocare o rigiocare durante Halloween, o se semplicemente siete amanti del buon vecchio horror. Tenetevi dunque stretti e seguitemi alla scoperta di questi raccapriccianti ma fantastici titoli con relative curiosità. La saga di Resident Evil è ormai leggendaria. Le geste di Leon, Chris, Jill, Claire e compagni hanno conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. I primi capitoli erano con telecamera fissa, mostri in quantità, enigmi e backtracking, elementi mantenuti solamente in parte nei vari e più recenti seguiti. La svolta cruciale ci fu col quarto capitolo, un capolavoro indimenticabile del genere action. Col quinto e sesto capitolo vennero realizzati degli ottimi giochi che però si discostavano dalle classiche atmosfere lugubri dei predecessori, riprese poi a piene mani con le seguenti iterazioni in prima persona e con i recenti ed ottimi remake. Se siete amanti del brivido, Resident Evil è senza ombra di dubbio una saga costellata da grandissimi successi che non potete lasciarvi sfuggire. Il team Silent lavorò in Konami per realizzare Silent Hill, celebre survival horror che ha dato il via nel 1999 ad una delle serie di videogiochi più amate di sempre. Sono molti a reputare Silent Hill 2 il punto più alto del franchise per via della sua marcata componente psicologica e filosofica, anche grazie alla sua trama a dir poco disturbante e toccante. Dopo il quarto capitolo il team Silent si sciolse, eppure col tempo Silent Hill 4 The Room ha saputo trasformarsi in un apprezzatissimo cult tra gli appassionati. La colonna sonora di Akira Yamaoka è inoltre tra le più eccelse del panorama horror, tra brani cantati, effetti e musiche malinconiche. Occhi puntati sul remake del secondo capitolo di Bloober Team, in uscita almeno in teoria nel 2024. Con il secondo capitolo addirittura di arrivo è da recuperare o rigiocare assolutamente il meraviglioso Alan Wake. L'avventura dalle atmosfere oscure sviluppata da Remedy, i creatori di Max Payne, è un viaggio coinvolgente dall'inizio alla fine. Vi sembrerà di giocare ad un romanzo di Stephen King e non a caso il protagonista è un famoso scrittore che, alla ricerca della moglie, dovrà affrontare delle oscure creature e districarsi tra numerosi segreti e misteri. Si tratta fondamentalmente di un action horror nel quale dovremo servirci di sorgenti luminose per rendere vulnerabili i vari nemici e potercene infine sbarazzare a suon di armi da fuoco. Il tutto è accompagnato da una narrazione raffinata, veicolata da un level design ben concepito. Nota di merito ai Poets of the Fall per la colonna sonora strepitosa. In Fatal Frame, conosciuto anche come Project Zero, affronteremo terrificanti spettri a suon di macchine fotografiche. In questo particolare survival horror il nostro scopo è infatti puntare l'obiettivo sullo spirito di turno per immortalarlo con una particolare camera oscura al fine di esorcizzarlo. Durante il gioco dovremo anche risolvere enigmi, esplorare luoghi abbandonati, scoprire antichi rituali e stare ovviamente attenti a non sprecare le risorse necessarie alla nostra sopravvivenza. Il videogioco ha avuto 4 seguiti con buoni risultati da parte della critica e del pubblico. La serie si è poi conclusa nel 2014 con Maiden of Blackwater, il quinto capitolo. Se siete amanti delle storie di fantasmi e del folklore giapponese, questa saga è di sicuro un must imperdibile. Il creatore di Resident Evil, Shinji Mikami, ci ha regalato nel 2014 una perla del genere horror, ormai osannata da tanti appassionati. Sto parlando naturalmente di The Evil Within. Il titolo ci conduce in un contorto e malato viaggio psicologico tra mostri, orrori e sangue nei panni del poliziotto Sebastian Castellanos. Nel secondo capitolo, Sebastian è alla ricerca della figlia Lily e non avrà un attimo di tregua. In questa nuova disavventura al cardiopalma sono presenti anche elementi open map, missioni secondarie e crafting. Tali aggiunte hanno reso questo sequel ancora più profondo e divertente, valido sotto molti punti di vista. Questi 2 terrificanti capitoli sono entrati di prepotenza nei cuori di molti videogiocatori e sarebbe lecito aspettarsi una continuazione nel prossimo futuro.
E dunque, cari amanti del brivido, cosa ne pensate di questi 5 videogiochi a tema horror che vi ho proposto? Li conoscevate o li avete già giocati tutti? Qual è il vostro preferito? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciatemi un sempre gradito mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere aggiornati sui miei futuri video e seguitemi sui vari social che trovate qui al lato e sotto in descrizione. Seguitemi inoltre se vi va sul mio canale Telegram e su quello di Videogiochi News, nei quali troverete tante informazioni e consigli sulle migliori offerte a tema gaming. Il vostro The Prince si congeda, ma prima vi stritola in un abbraccio cadaverico e come sempre ricordate, giocate e affrontate l'orrore con passione. Alla prossima e ciao a tutti!